Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Hai mai pensato, voglio parlare italiano, ma sembra troppo difficile? Non sei solo. Molte persone si sentono così. Lascia che ti condivida un piccolo segreto. Puoi fare veri progressi in italiano in soli 7 giorni. Sì, solo 7 giorni. Può sembrare sorprendente, ma è possibile. Resta con me e ti spiegherò come. Prima, però, lascia che ti racconti una storia. Questa è la storia di Sofia. Sofia è una giovane donna di una cittadina tranquilla. Ha sempre voluto parlare italiano. Sognava di visitare l'Italia, incontrare nuovi amici e parlare con persone di luoghi diversi. Ma era timida e aveva paura. Temeva che gli altri ridessero dei suoi errori. Un giorno il suo amico Marco le disse: «Sofia, puoi migliorare il tuo italiano in soli 7 giorni. Credimi, può succedere». Sofia pensò che Marco stesse scherzando, ma lui era serio. «Fidati di me per una settimana», disse. «Noterai la differenza». Sofia decise di provare. Seguì i consigli di Marco per 7 giorni. Il primo giorno si sentì nervosa. Il secondo giorno fece molti errori. Il terzo giorno si sentì un po' stanca, ma il quarto giorno qualcosa cambiò. Sofia iniziò a sentirsi più sicura, parlava senza tanta paura e rideva persino dei suoi errori. Alla fine della settimana Sofia parlava italiano con un sorriso felice. Perché ti sto raccontando la storia di Sofia? Perché la sua storia può diventare anche la tua. Non si tratta solo di imparare l'italiano. Si tratta di cambiare la tua vita. Quando parli italiano, compaiono nuove opportunità. Puoi viaggiare in luoghi bellissimi, incontrare persone interessanti e aprire nuove porte per il tuo futuro. Allora, cosa ha aiutato Sofia? Il segreto è semplice e funziona. Ogni giorno Sofia faceva 3 cose: ascoltava, parlava e si fidava di se stessa. Passo 1. Ascolto ogni giorno. Sofia ascoltava l'italiano per 10 minuti. Non cercava di capire ogni parola. Si godeva solo il suono e il ritmo della lingua. Ascoltava canzoni, brevi video o conversazioni semplici. Questo l'ha aiutata a familiarizzare con il suono dell'italiano. Passo 2. Pratica del parlato. Sofia parlava italiano ogni giorno. All'inizio si sentiva un po' sciocca, ma continuava. Parlava davanti allo specchio e diceva frasi semplici come: «Ciao, mi chiamo Sofia». A volte immaginava di parlare con i personaggi dei suoi film preferiti. Quando faceva errori, sorrideva e riprovava. Passo 3. Fidarsi di se stessa. Sofia credeva di poter migliorare. Spesso si diceva: «Posso farcela». Ogni volta che si sentiva nervosa, ricordava i suoi sogni e il motivo per cui imparare l'italiano era importante per lei. Voleva un futuro migliore e imparare l'italiano era il suo primo passo. Ora guardiamo più da vicino la settimana di Sofia e vediamo cosa ha fatto ogni giorno.
Giorno 1. Iniziare il viaggio. Sofia si svegliò sentendosi emozionata ma anche un po' nervosa. Non era sicura di come iniziare. Poi ricordò le parole di Marco. Ascolta soltanto per 10 minuti. Cercò un semplice video in italiano con i sottotitoli e premette play. Ascoltò con attenzione e notò alcune parole nuove come ciao e amico. Sembrava di aprire una piccola finestra su un nuovo mondo. Non capiva tutto, ma andava bene così. Sofia si sentì orgogliosa perché aveva fatto il suo primo passo. Giorno 2. Parlare per la prima volta. Il giorno dopo, Sofia sapeva di dover provare a parlare. La rendeva nervosa, ma pensò: se riesco a dire una frase è abbastanza. Si mise davanti allo specchio e disse: ciao, mi chiamo Sofia. Mi piace imparare l'italiano. Era molto semplice, ma la rese felice. Continuò a parlare da sola e provò qualche altra frase. Si sentiva un po' sciocca, ma anche orgogliosa. Parlare italiano era una cosa nuova per lei e le piaceva la sfida. Giorno 3. Pratica di scrittura. Il terzo giorno Sofia decise di scrivere in italiano. Prese un quaderno e scrisse: oggi mi sento felice. Sto imparando l'italiano. Voglio sentirmi sicura di me. Scrivere l'aiutò a mettere in ordine i suoi pensieri e a ricordare nuove parole. Ogni parola che scriveva sembrava un piccolo passo avanti. Giorno 4. Praticare con un amico. Sofia, ricordò Marco, l'amico che l'aveva incoraggiata. Lo chiamò e chiese: possiamo parlare in italiano oggi? Marco accettò volentieri. Iniziarono con domande molto semplici. Lui chiese: come stai? E Sofia rispose: sto bene. All'inizio non era facile, ma dopo qualche minuto Sofia iniziò a rilassarsi. Parlare con Marco la faceva sentire al sicuro e motivata. Ridevano dei loro errori e la pratica diventò divertente. Giorno 5. Guardare senza sottotitoli. Sentendosi più sicura, Sofia decise di guardare una breve scena di un film in italiano senza sottotitoli. Capiva solo alcune parole, ma prestava attenzione ai volti e ai movimenti degli attori. Si rese conto che imparare l'italiano non riguarda solo le parole, ma anche le emozioni e le storie. L'italiano iniziò a sembrare meno una lezione e più qualcosa di piacevole. Giorno 6. Affrontare la frustrazione. Il sesto giorno, Sofia si sentì stanca e un po' frustrata. Alcune parole erano difficili e le veniva voglia di smettere, ma ricordò il suo obiettivo e il motivo per cui aveva iniziato. Fece un respiro profondo e si disse: gli errori mi aiutano a imparare. Sto facendo del mio meglio. Questo pensiero le diede nuova forza. Sofia capì che imparare l'italiano ha giorni belli e giorni difficili e che entrambi fanno parte del percorso. Giorno 7. Sentirsi orgogliosa. Finalmente arrivò il settimo giorno.
Sofia ripensò alla sua settimana e si sentì sorpresa. Poteva dire frasi brevi, capire espressioni semplici e godersi una parte di un film italiano. Aveva imparato a essere coraggiosa, a provare e a fidarsi di se stessa. L'italiano non era più solo un sogno lontano, era diventato parte della sua vita quotidiana. Sofia si sentiva orgogliosa, felice e pronta a continuare a imparare. Come Sofia, anche tu hai dei sogni. Forse vuoi viaggiare, incontrare nuove persone o scoprire nuove opportunità nella vita. L'italiano può aiutarti a fare tutte queste cose. È un modo per entrare in contatto con gli altri, capire idee diverse e condividere i tuoi pensieri. Ogni piccolo passo che fai oggi ti avvicina a un futuro migliore. Allora, sei pronto a iniziare il tuo viaggio di 7 giorni? Fai un respiro profondo, credi in te stesso e fai il primo passo. Come Sofia, vedrai che ogni giorno ti aiuta a diventare più sicuro di te. Rendiamo l'apprendimento dell'italiano un'avventura divertente e significativa. Dopo che Sofia completò la sua prima settimana di apprendimento dell'italiano, si sentì orgogliosa ma anche curiosa. Cosa avrebbe dovuto fare dopo? Era migliorata molto in soli 7 giorni, ma sapeva che questo era solo l'inizio. Marco sorrise e disse: «Sofia, hai fatto un ottimo lavoro. Ora costruiremo su ciò che hai imparato». Insieme pianificarono i prossimi passi per aiutare Sofia a migliorare ancora di più. Settimana 2. Costruire fiducia e competenze. Giorno 8. Ascoltare con più attenzione Marco consigliò a Sofia di ascoltare qualcosa di un po' più difficile. Invece di brevi video, le suggerì un semplice podcast in italiano per principianti. Sofia ascoltò una storia su una famiglia in visita a Parigi. Non capiva ogni parola, ma riconosceva frasi come Torre Eiffel e andare al ristorante. Ogni volta che capiva qualcosa si sentiva felice. L'ascolto la faceva sentire più vicina alla lingua. Imparare nuove parole. Sofia decise di annotare 10 nuove parole italiane dal podcast. Le scrisse su post-it colorati e li mise in giro per casa. Per esempio, scrisse finestra e lo attaccò vicino alla finestra. Ogni volta che le passava davanti, diceva la parola ad alta voce. Questo rendeva l'apprendimento delle parole divertente e attivo. Giorno 10. Parlare con frasi complete. Marco chiese a Sofia di creare frasi complete usando le nuove parole. Sofia scrisse: «Guardo fuori dalla finestra». Si esercitò a dirla molte volte finché non suonò naturale. Parlare con frasi complete la aiutò a sentirsi più pronta per vere conversazioni. Giorno 11. Guarda e ripeti. Marco mostrò a Sofia un metodo chiamato shadowing. Le spiegò: guardi un video, ascolti una frase e la ripeti subito. Sofia guardò un video di cucina italiana. Quando lo chef disse aggiungi il sale,
Sofia ripeté la frase cercando di imitare la voce e il ritmo dello chef. Si sentiva come se avesse un insegnante italiano proprio lì, nella sua cucina. Giorno 12. Scrivere una breve storia. Sofia voleva provare le sue capacità di scrittura. Decise di scrivere una breve storia sulla sua giornata. Scrisse: oggi ho ascoltato un podcast, poi ho imparato nuove parole e ora sto cucinando una cena gustosa. Scrivere questa piccola storia l'aiutò a praticare la grammatica e il modo di costruire le frasi. Giorno 13. Unirsi a un gruppo linguistico. Marco parlò a Sofia di un gruppo locale in cui le persone praticano l'italiano insieme. All'inizio Sofia si sentì timida, ma decise di andarci. Il gruppo la accolse con gentilezza. Parlavano lentamente e usavano parole semplici per aiutare i principianti. Sofia si presentò. Ciao, mi chiamo Sofia, studio italiano da una settimana. Parlare con gli altri le diede più fiducia e incoraggiamento. Giorno 14. Guardare indietro e pianificare il futuro. Nell'ultimo giorno della sua seconda settimana, Sofia pensò a quanto fosse migliorata. Ora poteva ascoltare podcast, usare nuove parole, scrivere testi brevi e partecipare a conversazioni semplici. Si sentiva molto diversa dalla persona che era 2 settimane prima. Sofia scrisse nel suo quaderno: sono orgogliosa di me stessa, posso imparare l'italiano. Marco le disse: imparare una lingua è come scalare una montagna. Ogni passo ti porta più in alto. Hai fatto molto bene, ma il viaggio continua. Sofia sorrise e rispose: sono pronta per il prossimo passo. Consigli per continuare a imparare. Se la storia di Sofia ti ispira, ecco alcuni semplici consigli per continuare a migliorare il tuo italiano. Stabilisci piccoli obiettivi, fai attività quotidiane semplici come imparare 5 nuove parole o praticare una regola. Usa la tecnologia, app, podcast e video possono aiutarti a imparare ovunque. Trova un partner, pratica con un amico o unisciti a un gruppo per migliorare il tuo parlato. Resta positivo, sii felice dei piccoli progressi e non avere paura degli errori. Ti aiutano a imparare. Goditi il processo. Rendi l'apprendimento divertente con flashcard, canzoni o cucinando cibo italiano. Il percorso di Sofia dimostra che imparare l'italiano non riguarda solo lo studio, ma anche il piacere dell'esperienza. Vai avanti un giorno alla volta e ricorda che ogni passo ti avvicina al tuo obiettivo. Come Sofia, anche tu puoi provare la gioia di parlare italiano. Buona fortuna e grazie per aver guardato. Se vuoi altre idee per migliorare il tuo italiano, guarda il mio video su come sono migliorato lentamente, passo dopo passo, anche quando continuavo a dimenticare le parole. Oppure scopri come guardare film mi ha aiutato a imparare l'italiano in modo divertente.
Clicca sui video qui e continua a imparare. Iscriviti e continua a imparare attraverso le storie. A presto! Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.